Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale, i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema sarà mobilità articolare analitica, farò vedere due esercizi abbastanza complessi, una con la spalla muovendo l'avambraccia e il gomito e l'altro una deviazione della cervicale, quindi movimento di deviazione del collo. Allora, questi due esercizi tantissime persone, ma molto dei miei allievi, ma delle persone che poi lavoro anche non soltanto con lo yoga, ma con delle altre tipi di discipline, hanno una difficoltà molto grande in fare questi due esercizi. Ma perché hanno questa difficoltà anche se questi due esercizi esistono, quindi questi movimenti esistono? Allora, in neurologia funzionale è chiamato amnesia motoria sensoriale, per cui per qualsiasi motivo il mio sistema nervoso centrale non riconosce più quel movimento, per cui quella assenza di movimento può creare un dolore in un'altra parte del corpo, può creare quindi una barriera per magari mettermi giù le mani in basso in Uttanasana o qualsiasi altra posizione, per cui ripristinare questi due movimenti può essere anche una modalità di facilitazione in movimenti come la pratica di yoga. Ok? Andiamo su questi due movimenti. Allora, per far sì che ci sia questo, si veda bene questo movimento, farò molto da vicino così vedete esattamente il movimento della testa e del collo. Allora, potrei mettermi seduto, potrei mettermi anche in piedi. In questo caso io sono qua vicino alla videocamera per far vedere esattamente il movimento che si può fare con il collo. Allora, prendo il pollice e l'indice e le metto l'indice sulle tempie e il pollice sulle mandibole. Ok, io stacco di circa 1-2 cm. Ricordatevi sempre di avere la colonna vertebrale in una posizione, diciamo, neutra, per cui sempre questo filo che mi tira su verso l'alto la testa, metto i pollici e gli indici, stacco di 1-2 cm e vado a cercare di toccare quei due punti allo stesso momento, per cui un movimento molto piccolo tanto per cominciare. Potrebbe essere anche una soluzione mettersi davanti allo specchio e piano piano mi allontano le dita delle mani a quei due punti. Un'altra maniera di avvicinarsi a questo movimento è mettere soltanto l'indice all'altezza della mandibola. Quindi stacco e vado a fare il movimento. L'errore principale, questo della testa o esattamente andare solo col mento, per cui magari iniziando con questi due punti e guardando lo specchio, diciamo che è molto importante. Quindi stacco o poi stacco e vado a fare il movimento, per poi dopo a fare il movimento senza esattamente il punto di riferimento che siano le dita delle mani. Quindi questo esattamente sarebbe il primo movimento da ripristinare. Ovviamente non create le tensioni, non fate delle smorfie, cercate di fare un movimento di deviazione
laterale del collo. Ok? Bene, torniamo alla posizione di partenza, per cui ho fatto vedere questo esercizio con le punte delle dita delle mani o soltanto con l'indice e per poi dopo mettermi a fare il movimento senza esattamente le dita delle mani davanti allo specchio per vedere esattamente se non ci sono delle deviazioni, dei movimenti strani che non siano esattamente questi. Ok? Quindi destra, sinistra, bisogna proprio cercare di fare, diciamo anche quasi tutti i giorni per un po' di tempo per ripristinare proprio questo movimento in particolare. Ok, l'altro movimento io faccio vedere già, come dire, la parte finale, poi dopo vi spiego esattamente sia in catena chiusa che in catena aperta, ma ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di accendere la campanella per arrivare esattamente all'avviso di tutte le lezioni, perché poi ci sono 365 lezioni all'anno. Ieri proprio ho finito il secondo mese di lezioni, tutti i giorni una lezione nuova. E poi se mettete un commento e mettete like, meglio ancora, perché in questa maniera il video e la lezione raggiunge veramente a tantissime altre persone. Allora, l'altro esercizio invece, io chiudo la mano, posso anche tenere la mano aperta. In questo caso qua è la sinistra. Sempre in questa posizione cerco di fare un movimento dell'avambraccio e delle spalle in extra rotazione e intrarotazione. Per cui la mano è ferma, ma chi si muove è l'avambraccio e la spalla. Non muovete la spalla, praticamente è tutto questo pezzo dell'avambraccio e del braccio che si muove. Se voi mettete la mano proprio alle spalle c'è un piccolo movimento di intra e extra rotazione. Ok? Sarebbe questo movimento qua. Poi sia a destra, questa alla destra, oppure anche tutte e due. Allora, per cominciare posso fare in due maniere. Allora, la maniera diciamo più semplice sarebbe esattamente appoggiare il pugno oppure la mano a terra. Quindi faccio una alla volta, questo è il braccio sinistro, tolgo la mano destra e ruoto. Ok? Quindi la mano è ferma e ruoto l'avambraccia e il braccio. Mi metto in questa posizione, okay? Incavo del gomito e il gomito che si sposta all'esterno. Ok. Cerco di capire da dove viene questo movimento. Catena chiusa con l'altra mano, con l'altro braccio. Bene, con tutte e due. E questa già è una maniera di cercare di percepire da dove vengono questi movimenti sia dal braccio destro che sinistro o singolarmente. Oppure io fermo con la mano, quindi attacco la mia mano destra alla sinistra, stendo il braccio e faccio il movimento. Rimango qua di fianco, così mi vedete meglio, e muovo l'avambraccio, il gomito e il braccio. Ok, faccio un po' con la destra e poi mi metto qua così mi vedete meglio, e con il braccio destro e il braccio sinistro, cercando sempre di tenere la stensione della colonna vertebrale. Ok, adesso provo guardando il braccio
e facendo il movimento. Dopo dirò quello che è successo con me le prime volte che poi ho iniziato a fare questi movimenti o questo movimento del braccio destro e il braccio sinistro. La prima volta che ho visto, allora, per quanto riguarda la deviazione del collo, è stato anche abbastanza semplice perché ho avuto anche un background di hip hop, quindi ho insegnato per tanti anni in palestra l'hip hop, quindi quel ballo, anche un po' di break dance, per cui questi movimenti del collo, ma anche un movimento più complesso, ce l'avevo già prima e quindi non è stato così difficile. Ma questo qua del braccio è stato veramente, ma veramente complicato. Tant'è che quando ho visto quell'esercizio non sono riuscito a farlo, neanche facendo esattamente tutti questi passaggi con le mani a terra, con la mano a terra, tenendo il palmo, non sono riuscito. Ho provato giorno dopo, praticamente ci ho messo 4-5 giorni per riprendere veramente questi movimenti, ma anche camminando sulle strade cercavo di muovermi. È stato veramente impegnativo, per cui non preoccupatevi se per caso questi esercizi qua non vi vengono facilmente. Spero proprio di sì, ma con tante persone, con tanti allievi, non ho conosciuto una persona che, ok, questi due esercizi lo faccio tranquillamente, l'ho sempre già fatto e mi vengono anche facilmente. Assolutamente no. Per cui è quasi come se fosse un challenger, una scommessa. Proviamo a vedere se riuscite a fare questi due esercizi, quindi utilizzerete questi due esercizi come neuro warm up per la vostra pratica di yoga, per cui prima di iniziare la pratica di yoga provo questi qua, magari non riesco ancora a farlo senza appoggiare la mano, quindi appoggio e faccio esattamente questi movimenti a terra o tenendo la mano al pugno. Il collo lo faccio anche avendo questi due punti, l'indice e il pollice, e poi dopo inizio la pratica di yoga, anche perché questi due esercizi ci metto proprio circa un minuto facendo deviazione del collo, l'altro faccio l'altro minuto e poi via la lezione. Poi potrei farlo anche a metà lezione e alla fine della lezione. Vi lo assicuro che questi due esercizi sono veramente impegnativi e sarà veramente interessante riconquistare la mobilità articolare di queste parti del corpo. Ok? Allora, la pratica, proprio la lezione di yoga, io vi lascio qua sopra i due link di due lezioni di pratica, di praticamente solo pratica, per cui fate questo esercizio, provateci questi due esercizi, eccetera, e poi dopo cliccate su uno o sull'altra lezione per completare la vostra pratica. Ok? Bene, per oggi ho finito. Iscrivetevi al mio canale e accendete la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione, mettete anche i like e fate un commento e per oggi è finito, basta, ok? Bene, 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 ci vediamo lungo le strade.